Salve a tutti e bentornati su Italy Rocks, il mio canale YouTube che tratta di tutto ciò che rende l'Italia lo straordinario paese che tutti noi conosciamo e amiamo. Se siete nuovi su questo canale, io sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach. Questa volta sarà un ripasso per tutti voi. Infatti applicheremo tutti gli strumenti linguistici che ho presentato nei miei video precedenti per trasformare parole inglesi in corrispondenti parole italiane. Si tratta di un procedimento utilissimo per chiunque voglia cominciare a capire veramente come la lingua italiana funziona. Il metodo è quello di comparare parole appartenenti alla lingua inglese con le corrispondenti parole italiane e vedere come avviene la trasformazione da una lingua nell'altra. Oggi quindi voglio sottoporre alcune parole della lingua inglese ad una serie di ritocchi cosmetici ortografici per renderle più Italian looking. Eccovi quindi a sinistra le parole inglesi di origine latina e a destra le corrispondenti parole italiane. Come al solito, nel passaggio dall'inglese all'italiano, abbiamo la potenzialità di creare fino a 4 parole italiane per ogni parola inglese scelta. Se vi state chiedendo perché questo fenomeno accade, guardate la prima parte della serie Ritocchi cosmetici, pronuncia, che vi aiuterà a capire veramente i meccanismi linguistici su cui si fonda tutta quanta la lingua italiana. Per cominciare, voglio riassumere le caratteristiche principali della lingua italiana che abbiamo cominciato a vedere nel precedente video Ritocchi cosmetici pronuncia. Vocali finali. Ogni parola italiana deve finire per vocale. Esistono talmente poche eccezioni che questa può essere considerata una regola d'oro. Le eccezioni sono presentate nel video Scambia e aggiungi. Pronuncia. Prestate particolare cura alla pronuncia italiana delle parole trasformate in questa lingua, soprattutto le vocali finali, che devono essere pronunciate bene e chiaramente, secondo le regole di pronuncia che ho già illustrato nei miei video precedenti. Accento tonico. Purtroppo l'accento tonico della lingua italiana è ballerino, cioè può essere ovunque. A breve posterò un video interamente dedicato a questo cruciale argomento, dove tenterò di mettere un po' d'ordine in un soggetto che è veramente fondamentale, sebbene estremamente difficile, per chiunque voglia studiare la lingua italiana. Cliccate subscribe e la campanella per la notifica di nuovi video in modo da non perderlo. Vediamo ora le trasformazioni ortografiche più importanti. Incominciamo con un gruppo di parole inglesi che hanno solamente bisogno dell'aggiunta della vocale finale per essere trasformate e usate in italiano. Vediamo ora le parole. Successor, successore. Refrigerator, refrigeratore. Oppression, oppressione. Assassin, assassino. Tension, tensione. Benign, benigno. Chiaramente altre vocali possono essere aggiunte. Ricordatevi però che molto spesso si tratta solo di un cambio di genere e numero per sostantivi e aggettivi e di desinenze per le forme verbali, ma il significato resta immutato. Se non l'avete già fatto, guardate i video dedicati al metodo Scambia e aggiungi.
dove non solo illustro il metodo generale, ma offro esempi concreti del metodo in azione. Ora, per quanto riguarda la pronuncia delle corrispondenti parole italiane che abbiamo creato, non ci dovrebbero essere grossi problemi. Ricordatevi di pronunciare bene le doppie consonanti e le vocali finali. Devo però accennare alla pronuncia del digramma GN. In italiano questa coppia consonantica deve sempre essere pronunciata gn, benigno. In a way, the English pronunciation, benign, is already a good starting point for the Italian pronunciation you ought to attempt. My advice is the following. Try to make the N sound more palatal and nasal in color. Don't you give up. This is probably one of the hardest Italian sounds to master by non-native speakers. Just give yourself plenty of time. You are going to get it eventually. La seconda trasformazione ortografica di cui voglio parlarvi è quella che riguarda le lettere non canoniche. Cominciamo con la prima parola, myopia. La Y non appartiene all'alfabeto italiano. Ogni volta che vedete questa lettera nella parola inglese che volete trasformare, sostituitela con una I e pronunciatela come tale. Quindi la corrispondente parola italiana sarà miopia, femminile singolare, oppure miopie, femminile plurale. Ricordatevi che in italiano l'accento tonico della parola miopia cade sulla seconda I. Secondo esempio, cataclysm. Primo passo, scambiate la Y con la I. Secondo passo, aggiungete la vocale finale, A. La parola italiana è quindi cataclisma, maschile singolare, cataclismi, se volete il maschile plurale. Vediamo adesso che fare se la lettera H è presente nella parola inglese di partenza. Per esempio, vediamo la parola charisma. In questo caso scrivete la corrispondente parola italiana, è facile, perché la lettera H, prima di una vocale, in italiano parlato è sempre e comunque muta. Non ci sono eccezioni, quindi non pronunciatela mai. In più, in questa parola, la H è completamente inutile perché nella coppia CA la consonante C deve essere pronunciata con suono duro. Vi ricordo infatti che il suono dolce della C si ha solamente con le coppie CI-CE. Dovrebbe essere chiaro quindi che la presenza della H nella parola italiana è del tutto inutile. Inoltre la vocale finale A è già presente nella parola originale, quindi non ci sono particolari problemi. La pronuncia di questa parola italiana è quindi carisma, maschile singolare, carismi, maschile plurale. Vediamo un'altra parola, heresy. Per trasformarla in italiano bisogna fare tre cose: ignorare la H, sostituire la Y con una I, aggiungere la vocale finale. Ed eccola qui, l'equivalente italiano sarà eresia, che è femminile singolare. Se non l'avete già fatto, guardate il mio video dedicato interamente alla lettera H, dove illustro in dettaglio usi e funzioni di questa consonante nella lingua italiana. Vediamo adesso una modificazione del tipo scambia e aggiungi. Con questa modificazione
voglio trasformare comunissime parole inglesi in altrettante parole italiane. Questo procedimento è utilissimo per costruire il vostro lessico italiano. Cominciamo con la parola inglese station. Applichiamo ora lo scambia e aggiungi. La seconda T sparisce, la scambio con una Z. Poi aggiungo una delle vocali canoniche finali, per esempio la E. Quindi ottengo la parola italiana stazione femminile singolare. Provate ad aggiungere tutte le rimanenti vocali canoniche e cercate le parole create sul dizionario. Vi ricordo che il non trovarle molto probabilmente è indizio di una forma verbale. Fin qui niente di nuovo. Attenzione però, se prima del gruppo T-I-O-N avete una consonante C oppure una consonante P, ricordatevi di eliminarle prima di usare lo scambia e aggiungi. Vediamo due esempi di questo tipo. Action, adoption. Bene, prima di tutto eliminiamo C da action e P da adoption. Ora siamo pronti ad applicare lo scambia e aggiungi, come abbiamo fatto nell'esempio per station. La T scompare, la Z scambia la T e ora siamo pronti per l'aggiunta di una delle vocali canoniche. Per esempio, aggiungiamo la E. Azione femminile singolare, adozione femminile singolare. Un piccolo esercizio per voi. Provate a trasformare le parole inglesi che vedete sul vostro schermo con il metodo che vi ho appena illustrato per station. Cercate le parole sul dizionario e pronunciatele. Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. Ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto!